Amici, buongiorno, eccoci arrivati finalmente a Sighiria. Qualche mese fa ho visto un video di Human Safari e mi sono innamorato di questo posto, quindi sono subito corso qua, subito per modo di dire. Appena ho trovato un'offerta decente mi sono piombato in Sri Lanka. Sighiria è un'antica fortezza di roccia, il nome si riferisce a un sito di importanza storica e archeologica dominato da una massiccia colonna di roccia alta quasi 200 metri. Questo sito è stato voluto dal re Kassiapa o Kassiapa, adesso non so sinceramente come sia la giusta pronuncia, per la nuova capitale, la capitale chiaramente dei tempi. Costruì questo palazzo sulla cima della roccia e decorò i lati con degli affreschi colorati che adesso andremo a vedere, anche se mi pare che non si possano filmare, vedremo cosa fare. Il costo del biglietto è di $30, i turisti pagano molto di più rispetto agli abitanti dello Sri Lanka. Per raggiungere la cima della montagna bisogna percorrere una scalinata lunga ben 2500 gradini. Speriamo di farcela, speriamo che il cuore tenga e proviamoci. Sto per fare il primo gradino, vediamo se riuscirò anche a mettere il piede sul 2500esimo. La prima impressione è che non c'è un gradino uguale all'altro. E oltre al fatto che non ci sono gradini della stessa dimensione, sono anche molto scivolosi. Andiamo bene, ho proprio trovato una comitiva di anziani davanti a me, se non li supero domani sono qua ancora. C'è un cartello dove praticamente si attesta che ci sono le vespe, quindi non fare rumore, altrimenti potresti essere attaccato. Ecco, al momento per manutenzione la strada principale è chiusa, ci fanno andare sopra a un'altra scalinata, speriamo che non sia più dura. Adesso incomincia una scalinata di ferro a chiocciola. Un avviso a tutte le donzelle che vogliono venire qua: non mettete la gonna perché chi sta dietro di voi vede tutto quello che avete. Niente, ho sbagliato strada, tutta questa scala a chiocciola praticamente non serviva a niente, o meglio, non è che non serviva a niente, ti portava a vedere gli affreschi, però non portava alla cima. Quindi sto riscendendo per prendere un'altra strada, cioè praticamente mi sono tirato una zappata sui piedi da solo. Questo qui è un posto dove le persone che vengono attaccate dalle api, dalle vespe anzi, possono essere curate. Adesso c'è da fare questo. Speriamo che ci sia anche una sezione di cardiologia a metà. Andiamo, proviamo. Tra l'altro, giustamente, gli indiani tengono la sinistra e quindi c'è sempre il rischio di scontro. Bisogna guardare in alto. La cosa strana è che c'è il corrimano molto basso, praticamente non funge la barriera, se uno leggermente si appoggia con l'anca si ribalta giù. Intanto vi consiglio di venire qui al mattino presto, il sito apre alle 7, almeno è abbastanza fresco, perché non mi voglio nemmeno lontanamente immaginare a salire queste scale alle 2 del pomeriggio con 40 gradi. E lì ricominciano ancora i gradini con una altezza maggiore, quindi maggior coefficiente di difficoltà. Proverò con un triplo carpiato a scendere, mi sa che lo faccio. Comunque mi rincuora il fatto che tante persone anziane sono arrivate, quindi è inutile che faccio tanto il piangino. Cioè, un signore si è sentito male, speriamo niente di grave, anche perché qua voglio vedere arrivare i soccorsi. Sono quasi arrivato, mi mancano pochi gradini e arriverò finalmente alla meta, il 2500esimo gradino. Eccolo là, lo vedo da qua. Ultimo. A posto, ci sono arrivato anch'io. Abile arruolato.
sicuramente questa è la migliore esperienza che si possa fare in Sri Lanka. D'altra parte su tutte le guide è segnalata Sigiriya come l'attrazione più importante, sicuramente più spettacolare. Comunque, a parte il caldo, che voi mi vedete sudato, però non è poi così difficile, anche perché il tempo passa velocemente, ci si ferma, si fa un mezzo video, un paio di foto, c'è sempre qualche anziano davanti che o inciampa o non riesce a salire, quindi comunque avete il modo di rifiatare, non vi preoccupate, nel giro di 20 minuti siete su senza problemi. Una volta arrivati in cima, per poter vedere le rovine dell'antica città, praticamente ci sono questi saliscendi. Vi do un'informazione utile: chi non volesse spendere $30 per salire su Sigiriya può sempre salire su quell'altra montagna parallela che è leggermente più bassa, costa $3 appena e la salita è un pochino più ripida, mi hanno detto, però c'è la cosa positiva che vedete Sigiriya o Sigiriya. Adesso non ho ancora capito bene se si dice Sigiriya o Sigiriya. Come cambiano le facce di chi sale e chi scende. Questi qua sono i vecchi gradini, questi, quindi se qualcuno volesse fare quei gradini lì al posto di quelli di ferro è libero di farlo. No, io penso non tanto al re che saliva, ma quei poveri cristi che dovevano portare su il re, perché non voglio immaginare che il re facesse la salita, giusto? Però avrebbero potuto mettere un baracchino anche di vendita bibite qui in questa zona di ristoro, dove c'è anche il baracchino per curarsi dalle punture delle vespe. Tra l'altro oggi sono particolarmente stanco perché ho dormito malissimo, sono andato a letto tardi perché mi sono messo a guardare Netflix, perché chiaramente con username e password lo si può vedere in tutte le parti del mondo, se si ha una connessione decente, ovvio. Qua si può venire tranquillamente con i pantaloni corti, però nei siti religiosi come ad Ambulla, dove dobbiamo entrare in uno dei templi più grandi dello Sri Lanka, bisogna entrare con i pantaloni lunghi, altrimenti non vi fanno entrare. Ho sentito il rumore di una scivolata, qualcuno davanti a me, che adesso non vedo, mi sa che ha misurato il terreno col sedere. Vorrei far notare gli scalini che sono una trappola, cioè praticamente è un effetto ottico, non sai dove mettere il piede, cioè ma veramente, ma chi li ha inventati deve avere un cervello incredibile.